Oggi prepariamo una ricetta natalizia del mio primo libro, Cucino Dunque Sono. Lo trovi disponibile su Amazon, nel sito Impremix dell'editore, negli store online e in tutte le librerie. Prepariamo insieme i ricciarelli di Siena. Per prima cosa trito 15 g di arancia candita. Ho tritato finemente l'arancia candita, la metto in un contenitore. Mi occorreranno 200 g di farina di mandorle, 160 g di zucchero a velo vanigliato. Nel caso non fosse vanigliato, aggiungi un cucchiaino di estratto di vaniglia, un pizzico di sale, proprio un'idea. L'arancia candita tritata finemente. Mescolo bene con un tarocco. Verso in 45 g di albume un cucchiaino di aroma di mandorla. Lo sbatto brevemente con la forchetta e lo aggiungo alle polveri. Ora lavoro il tutto con il tarocco, possibilmente stondato, oppure con una spatola. Quando il composto inizierà a compattarsi, posso lavorarlo con le mani. In un attimo la mia pasta di mandorle è pronta. A questo punto puoi utilizzarla subito oppure sistemarla all'interno della pellicola alimentare e metterla in frigorifero da un minimo di un'ora a un massimo di 5 ore. Per evitare che la pasta di mandorla si appiccichi, se la usi subito, puoi usare un po' di amido di mais. Spolverizzo un po' di amido di mais sul piano di lavoro, pochissimo, e ci rotolo il mio filoncino. Divido il filoncino a metà, ancora a metà e adesso ogni parte in 4 pezzi. Prendo un foglio d'ostia, lo taglio in rettangoli . Inizio a modellare i ricciarelli. Prendo l'ostia e adagio il ricciarello nella parte ruvida, così aderirà meglio. Premo leggermente . Fatto ciò, lo ritaglio. Se non hai l'ostia, nessun problema. Metti un leggero strato di amido di mais nella parte del ricciarello che andrà a contatto con la teglia, ovviamente rivestita con della carta da forno. Modello il ricciarello dandogli la forma ovale. L'altezza dovrà essere più o meno di 1 centimetro. Se metti il ricciarello sull'ostia, non esagerare con l'amido di mais, altrimenti avrà difficoltà ad attaccarsi.
Prima di sistemarli sulla teglia, li spolverizzo con abbondante zucchero a velo vanigliato. Sopra il ricciarello ci dovrà essere perlomeno 1 millimetro di zucchero a velo di spessore. Li spolverizzo sulla carta da forno. In tal modo lo zucchero a velo potrò recuperarlo per riutilizzarlo nuovamente. Lo zucchero a velo è abbondante, adesso li sistemo sulla teglia. Come puoi vedere, questo zucchero a velo in eccesso lo posso recuperare rimettendolo nuovamente nel contenitore. E posso infornare nel forno già caldo statico a 180 gradi per circa 18 minuti. Mi raccomando, controlla i ricciarelli perché le tempistiche di cottura dei forni non sono tutte uguali. È possibile che cuociano anche prima. Un'indicazione per valutarne la cottura sono le crepe, perché le crepe sul ricciarello si andranno a formare sul finire della cottura. Quindi quando noti che ci sono le crepe, sono pronti. Ecco i ricciarelli pronti. Li tolgo dal forno. Adesso li lascio freddare completamente nella teglia prima di toglierli. Mi raccomando, dovranno essere freddi. Una volta pronti, li sistemo su un vassoio di portata e posso servire. Sono dei ricciarelli leggerissimi, veramente deliziosi. E adesso assaggiamo. Guarda che spettacolo! Sono una nuvola. Buonissimi, leggeri, si sciolgono in bocca. Mi raccomando, fai attenzione alla cottura, perché potrebbe essere anche inferiore, dipende dal tuo forno. Spero che la ricetta ti sia piaciuta, io mi gusto i miei ricciarelli di Siena e ci vediamo presto!